È normale e sano aspettarsi il meglio dal proprio partner. Tuttavia molte persone permangono nella triste dimensione di attendere che cambi certi atteggiamenti disturbanti e si ritrovano a vivere una relazione non appagante o addirittura svilente. Ne ho parlato più volte anche in altri video più datati, ma è giusto ricordare che all'inizio di una relazione tutto si muove in una sorta di obnubilamento. Tendiamo a vedere solamente gli atteggiamenti positivi del partner e a ignorare tutti gli indizi che ci potrebbero dire chi è veramente, quali sono i suoi valori e le sue abitudini, sul piano del comportamento nei nostri confronti e in quelli della vita in generale. È vero che anche il partner, come ognuno di noi, cerca in questa fase iniziale di offrirci la sua versione migliore e più seducente. E questo avviene per un motivo preciso. Deve sedurre un oggetto di desiderio che non sente ancora suo del tutto. Quindi si controlla sicuramente di più, ma certi indizi sono presenti. E basterebbe farci caso per avere un'idea più oggettiva di chi è veramente e di chi può diventare in breve tempo, quando il controllo perderà forza. Purtroppo in queste fasi iniziali sono gli ormoni a farla da padroni e le cascate di dopamina, adrenalina, endorfine, ossitocina che pervadono il nostro corpo quando incontriamo il partner o dopo aver fatto l'amore con lui ci impediscono di essere lucidi, come possono farlo alcune droghe. Fatto sta che dopo la fase dell'innamoramento, se la coppia decide di continuare il suo percorso e inizia a offrirsi più certezze, più presenza, più condivisione di spazi e momenti insieme, la dimensione del desiderio tende a spegnersi gradatamente e il velo di obnubilamento di cui ho parlato inizia a cadere, mostrandoci finalmente e sempre più chiaramente ciò che non riuscivamo o non volevamo vedere. Nella mia sessione di coaching questa tematica è molto frequente. Alcuni clienti arrivano nel mio studio come se si fossero risvegliati da una sorta di ipnosi e mi raccontano gli atteggiamenti che il partner attua spesso e che non sopportano più. Ma la maggior parte di loro continua a sperare che un giorno avvenga il miracolo e che il partner si decida a cambiare. Purtroppo una persona cambia solamente se è attratta da qualcosa, mentre è difficile che lo faccia se viene spinta al cambiamento da qualcuno. Vivere l'aspettativa che il partner migliori in qualche area della relazione, rimanendo in una posizione di accettazione nonostante il malessere che ci provoca, può avere sostanzialmente due dimensioni, una attiva e una passiva. La posizione attiva spinge chi aspetta a dimostrare apertamente il suo malessere nella relazione, a parlarne con il partner, spesso andando incontro a momenti di confronto acceso, oppure a promesse di cambiamento che poi non vengono rispettate. Ovviamente dipende moltissimo da come la questione viene espressa al partner, poiché è proprio sul come comunichiamo, non tanto sul cosa, che si accendono le incomprensioni, se diamo per scontato che il partner ci ami a modo suo e ci tenga a noi. C'è modo e modo di comunicargli il nostro disagio ed è questo che fa la differenza tra una sua possibile accettazione e un suo mettersi in difesa, oppure attaccare a sua volta, rinfacciando, recriminando e mettendo sul piatto modalità che fanno degenerare il conflitto. Comunque vadano le cose, dopo che abbiamo comunicato al partner che alcune cose non ci stanno bene, i casi sono due. Nella migliore delle ipotesi se ne fa una ragione e si impegna a modificare qualcosa in nome dell'amore e del rispetto. Nella peggiore continua imperterrito per la sua strada e in questo caso dovremmo farci delle domande sul senso della nostra aspettativa che un giorno possa cambiare. Alcune persone invece attuano una strategia passiva, ovvero non dicono nulla e si mettono semplicemente nel ruolo di spettatori, sperando che un giorno il partner capisca autonomamente che certe sfumature dei suoi comportamenti o certe visioni che ha non ci fanno stare bene. Secondo la mia esperienza e secondo gli studi che continuo a fare, la strategia passiva non paga mai e il partner continuerà a muoversi esattamente come si sta muovendo, oppure peggiorerà. Esiste una domanda che potremmo definire l'antidoto all'aspettativa, in casi come questi, e basterebbe chiedersi, ad esempio, rimarrei con il mio partner se tra 1 anno, 2 anni, 5 anni le cose fossero identiche a come sono ora? Molto probabilmente a una domanda del genere risponderemmo di no, dal momento che se ci sorprendessimo a dire un sì, probabilmente non staremmo neanche vivendo il disagio di oggi e la domanda stessa non avrebbe senso porsela.
C'è una grande differenza, spesso non considerata, tra l'essere innamorati di una persona per ciò che è realmente e l'essere innamorati dell'idea di come potrebbe essere, di un potenziale inespresso che ci ostiniamo a vedere e che spesso non c'è proprio. È qui che abita l'autoinganno, è qui che scendono sui nostri occhi quelle spesse fette di salame che ci fanno rimanere in una situazione non idonea ai nostri bisogni profondi, e ci portano a rinnegare noi stessi pur di stare con qualcuno. Qualche mese fa ho pubblicato un video sulle persone che hanno uno stile di attaccamento evitante e le ho descritte come individui che si difendono dalla relazione per il timore di essere abbandonati. Quindi si aprono poco, rimangono a una certa distanza, non per far del male deliberatamente al partner, ma proprio perché il loro sistema li mette in allerta quando iniziano a provare dei sentimenti importanti verso qualcuno. La motivazione a rimanere con una persona di questo tipo, quando desideriamo invece un legame più sicuro, quando vogliamo una certa condivisione affettiva e soprattutto la fiducia da parte del nostro partner, spesso nasce da presupposti erronei e da come ce li stiamo cantando. Ho sentito sia donne che uomini parlarmi di questa carenza percepita e autorassicurarsi con frasi come «mi dimostra freddezza perché ha avuto un'infanzia terribile, ma con il mio amore lo guarirò». Non vuole vivere con me perché ha avuto un'esperienza di coppia dolorosa, ma riuscirò a fargli cambiare idea. Non mi sposa per non sentirsi legata, ma sono sicuro che prima o poi si deciderà a farlo. Mi tratta male perché ha dentro antiche rabbie, ma presto si renderà conto di quanto lo amo e non lo farà più. Ne ho ascoltate davvero di tutti i colori, ma si tratta di autoinganni disfunzionali che mantengono le persone in una continua dimensione di sofferenza. È uno splendido atto d'amore riuscire a rendersi conto dei problemi che vive il nostro partner sul piano emotivo, a causa di un passato che non possiamo cambiare certo noi, ma è sano rimanere in un'ottica di obiettività riguardo a come si comporta nei nostri confronti. Permanere nell'aspettativa di un cambiamento che è molto difficile che si verifichi ha delle conseguenze che a un certo punto diventeranno probabilmente invalidanti anche su altri aspetti della vita. Infatti questo tipo di malessere, di mancato appagamento nella coppia, spesso si riversa ad esempio sul piano lavorativo e può spegnere la motivazione oppure al contrario spingerci a dedicarci al lavoro in toto per trovare lì il senso della vita. Ma può invalidare anche il rapporto con i nostri figli, dal momento che ci manca la serenità di fondo e può venir meno la disponibilità a essere pazienti nei loro confronti. Sono poche purtroppo le persone che hanno una tale sensibilità da capire che qualcosa dovrebbero cambiare in nome dell'amore. Poche quelle che si impegnano a coordinarsi alle aspettative del partner, espresse o non espresse che siano. Queste persone che percorrono la vita di coppia come un progetto di unione serena sono un dono molto raro da incontrare. Tuttavia esistono e auguro a chiunque di incontrarle. A sabato prossimo, buon cammino da Sergio Massi.